Salve a tutti! Continuiamo questa trattazione parlando di altri due principi ermetici. Il principio di corrispondenza, come sopra è sotto, sotto è come sopra. Esiste una corrispondenza tra le leggi e i fenomeni degli stati della vita. Secondo l'assioma ermetico, come è sopra è sotto, sotto è come sopra, si risolvono molti problemi della natura. Applicando questa regola ai piani sconosciuti, comprendiamo ciò che altrimenti sarebbe oscuro. Tempo di lettura, 32 secondi. Questo principio è di applicazione universale nei diversi piani, mentale, materiale o spirituale del cosmo, è una legge universale. Gli antichi ermetici consideravano questo principio come uno dei più importanti ausiliari della mente per mezzo del quale può scorgersi il velo che occulta quello che non vediamo. La sua applicazione può lacerare un tanto il velo di Iside di tal maniera che ci permetta vedere, pur solo, alcuni dei tratti della dea. Di uguale maniera che la loro conoscenza dei principi della geometria permette all'uomo di misurare il diametro, orbita e movimento delle più lontane stelle, mentre rimane seduto nel suo osservatorio, così pure la conoscenza del principio di corrispondenza permette all'uomo di ragionare intelligentemente su ciò che conosce e ciò che ignora, dai microcosmi ai macrocosmi. Il principio di vibrazione, niente è immobile, tutto si muove, tutto vibra. Questo principio racchiude la verità che tutto sta in movimento, che nulla rimane immobile. Aspetti entrambi verificati e confermati dalla scienza moderna ad ogni nuova scoperta. E, nonostante tutto, questo principio ermetico fu già enunciato centinaia di anni fa per i maestri dell'antico Egitto. Questo principio spiega le differenze tra le diverse manifestazioni della materia, della forza, della mente ed anche dello stesso spirito, che non sono altro che il risultato dei vari stati vibratori. Dal tutto che è puro spirito, fino alla più grezza forma di materia, tutto sta in vibrazione. Quanto più alta è questa, tanto più elevata la sua posizione nella scala. La vibrazione dello spirito è di un'intensità infinita, tanto che praticamente può considerarsi come se stesse a riposo, allo stesso modo che una ruota che gira rapidissimamente sembra che stia ferma. Nell'altro estremo della scala ci sono forme di materia densissima la cui vibrazione è così bassa che sembrano anche di stare a riposo. Fra i due estremi ci sono milioni e milioni di gradi di intensità vibratoria, dal corpuscolo e l'elettrone, dall'atomo e la molecola fino all'astro e gli universi, tutto in vibrazione. E questo è altrettanto certo per quel che riguarda gli stati o piani dell'energia o forza, che non è altro che un determinato stato vibratorio, e i piani mentali e spirituali. Una perfetta comprensione di questo principio abilita lo studente a controllare le sue proprie vibrazioni mentali, così come quelle degli altri. Anche i maestri usano questo principio per conquistare i fenomeni naturali. Quel che comprende il principio vibratorio ha raggiunto lo scettro del potere. Se questi argomenti vi interessano, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella. Così facendo non vi perderete il resto della trattazione.